Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link a dei prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Nel video di oggi vorrei condividere con voi qualche consiglio su come dipingere utilizzando il colore giallo, nello specifico i tessuti, ma applicando gli stessi principi anche per altri elementi. Trattandosi di un colore chiaro e per di più primario, quindi privo di bianco e nero, il giallo necessita di un primer chiaro alla base, come il grigio, e in caso contrario uno strato di un colore lievemente più scuro che ne faciliti l'applicazione diretta sul primer. Se osserviamo diversi oggetti gialli, dai più chiari ai più scuri, notiamo che presentano un range di colori che varia dal bianco, avorio, passa dal giallo chiaro, giallo intenso e scurendosi si trasforma in colori diversi. Possiamo trovare ombre più fredde e ingrigite, come nel caso delle scale e del tessuto a fianco, o più calde, aranciate e intense, come nel caso di alveare e seta. In tutti i casi abbiamo visto che per schiarire l'aggiunta di bianco o avorio è la soluzione, in relazione al giallo che usiamo in partenza. Ed è proprio così che troveremo le luci da applicare ai nostri oggetti gialli sui modelli. Quando invece si tratta di scurire, come abbiamo visto negli esempi, possiamo scegliere due strade. La prima, più calda e intensa, crea un effetto più saturo sul modello e va quindi compensato con luci meno sature. Un arancione poco intenso o una punta di arancione o rosso ci aiutano a trovare le tonalità via via più scure di cui abbiamo bisogno per le ombre dei nostri modelli. Per ottenere invece tonalità più scure e desaturate possiamo optare per un color ocra, che ci può aiutare anche nella stesura stessa del giallo se quello di cui disponiamo è poco coprente. Per ombre ancora più intense possiamo inserire una componente ancora più scura nelle nostre miscele. Nel caso dell'ocra possiamo avvalerci di un marrone freddo e creare una o più tonalità fino ad ottenere tutto quello che ci serve. Oppure di un arancione intenso con cui creare ombre sature e più appariscenti. Nella scelta è bene anche ragionare sul tipo di materiale che stiamo per dipingere e come esso reagisce alla luce. Vediamo quindi un esempio sul modello di oggi, ovvero Halloween Lucy di Kingdom Death Monster, che ho avuto modo di dipingere per commissione e come da reference a alcuni tessuti ed elementi gialli. Su primer grigio ho scelto di partire stendendo una base ocra, piena e coprente come nell'esempio di prima. In questo modo ho un ottimo punto di partenza su cui potrò lavorare facilmente anche con i gialli più chiari. Ma prima ricreiamo la tonalità appena più scura con il marrone e con un pennello sottile mettiamo in risalto le ombre, che qui sono costituite dalle pieghe delle maniche, le zone vicino ai capelli e ad altri oggetti e quelle rivolte verso il basso. Non dovranno essere dominanti rispetto agli altri colori, ma anzi occupare solo una parte. Ma la loro mancanza toglierebbe volume e renderebbe poco credibile il tutto. A questo punto, per integrarla con il resto, stemperiamo a velatura il colore ocra di base, nel mio caso Sahara Yellow DH, e lo utilizziamo per ammorbidire lo stacco. Iniziamo la pennellata nell'ombra e la finiamo nella sua zona di appartenenza. Così facendo rendiamo via via sempre più morbido il passaggio. Se necessario facciamo due passate, soprattutto in caso di ombre più scure, e una volta ottenuto un risultato che ci soddisfa, siamo pronti a passare al giallo primario, ovvero il colore centrale. Come detto, possiamo aiutarci a stenderlo unendolo ad una punta di ocra e lo posizioniamo poi nelle luci, ovvero tutti quei punti più voluminosi come la spalla, la parte alta dei risvolti sulle maniche e così via. È importante osservare bene il modello e dedicare il giusto spazio a questo step cromatico. Questo giallo si può considerare il tono intermedio, ovvero il colore reale del nostro tessuto. Abbiamo utilizzato due toni di ombra e ne inseriremo poi uno di luce, e per questo è importante non annullare tutto con questo giallo, neanche quando lo sfumeremo con la velatura come abbiamo fatto prima per l'ombra. Facciamo lo stesso anche sugli altri elementi, in questo caso la zucca di formaggio, per la quale seguiamo gli stessi step.
Con il colore giallo a velatura ammorbidiamo gli stacchi dove è necessario, senza annullare lo step ocra, e in caso di necessità ripassiamo con il giallo puro, pieno e coprente nei punti che vogliamo più luminosi. A questo punto non ci resta che inserire le luci che creiamo da giallo e bianco. Illuminiamo i profili del colletto, i dettagli delle orecchie, la parte più sporgente delle maniche. In questo caso dobbiamo sempre collocarci all'interno delle aree gialle intermedie e sempre riducendo la zona colpita per raccogliere la luce in quei punti. Volessimo un tessuto ancora più lucido e riflettente, basterebbe inserire dei punti ancora più chiari di un colore vicino al bianco. Ma prima di concludere, vediamo brevemente un'idea particolare per creare una basetta a tema con questo personaggio. Mi sono sicuramente lasciata ispirare da quella dell'artwork fatta di formaggio. Iniziamo quindi con lo stesso colore usato per le ombre a creare dei cerchi irregolari, come fossero i buchi più profondi della superficie. Creiamo poi una cornice più chiara ad ognuno, in modo da sistemarne la forma e farli risaltare dalla base ocra. Creiamo quindi delle parentesi intorno, senza mai intersecarle tra loro. Schiariamo ancora alcuni tratti delle cornici in modo che si differenzino dal resto dei semicerchi. Se vogliamo possiamo anche schiarire leggermente l'interno di ognuno dei buchi e infine arricchire il tutto con altre parentesi ripassandone alcune e schiarendole. E questo è quindi il risultato finale, dopo aver anche rifinito con precisione il profilo esterno della basetta. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!